Le prove sono inequivocabilmente e palesemente suggestive di omicidio. Questa frase è stata scritta da un professore di scienze forensi, non da un giornalista, non da un complottista, ma da uno dei medici legali più rispettati degli Stati Uniti d'America. L'uomo di cui stava parlando era morto 41 anni prima, ufficialmente per suicidio. La CIA aveva detto che si era gettato da una finestra. Quello che nessuno sapeva per oltre 2 decenni era che la CIA stessa lo aveva drogato senza il suo consenso. Lo aveva monitorato e quella notte nella stanza d'albergo non era solo. Questa è la storia del progetto MK Ultra, non la versione di Wikipedia, quella vera. Era il 13 aprile 1953 a Washington DC. Allen Dulles, direttore della CIA, firmò un documento che non avrebbe dovuto esistere. 2 giorni prima lo stesso Dulles aveva tenuto un discorso alla Princeton University. Parlava di brain warfare, ovvero la guerra del cervello, e disse che erano i sovietici a farlo. Ma non era vero, era lui a farlo. Il programma si chiamava MK Ultra. Il prefisso MK era un codice burocratico dell'Office of Technical Service. Ultra invece era una parola presa a caso da un dizionario, un nome casuale per un programma che casuale non era affatto. Aveva oltre 150 sottoprogetti, più di 80 istituzioni come università, ospedali, prigioni, aziende farmaceutiche, e molte di queste istituzioni non sapevano di lavorare per la CIA. E i soggetti degli esperimenti? Un funzionario della CIA lo disse brutalmente all'interno di un documento ufficiale: persone che non potevano reagire. Pazienti psichiatrici, detenuti, tossicodipendenti, soldati, cittadini ignari presi dalla strada. Questo è quello che sappiamo ufficialmente. Adesso invece cominciamo a guardare sotto. L'uomo che costruì il mostro si chiamava Sidney Gottlieb. Nato a New York nel 1918, figlio di immigrati, claudicante alla nascita, balbuziente, coltivava funghi nel suo orto in Virginia, allevava capre, praticava la danza folk. In tutto questo però era anche l'avvelenatore capo della CIA. Credeva che la mente umana fosse un meccanismo e che ogni meccanismo con gli strumenti giusti potesse essere smontato e rimontato. Il problema è che i suoi strumenti erano LSD, mescalina, eroina, barbiturici, scopolamina, elettroshock a dosi massicce, deprivazione sensoriale, isolamento prolungato, e in un caso a un paziente psichiatrico nel Kentucky fu somministrato LSD per 174 giorni consecutivi. 174 giorni. Andiamo a San Francisco nell'anno 1954. Nell'appartamento 225 di Chestnut Street, Telegraph Hill, vista sulla baia, tende pesanti, arredamento curato, dal di fuori appare come un appartamento qualunque, ma dentro è uno dei laboratori segreti più aberranti della storia americana. La CIA aveva reclutato delle prostitute, le pagava, le istruiva, $100 a cliente, e il compito era semplice: portare uomini in quell'appartamento. Poteva trattarsi di marinai di passaggio, di impiegati, di commercianti, nessuno però che si aspettasse quello che stava per succedere. Le bevande infatti erano contaminate con LSD e dietro le pareti, dietro specchi a senso unico, c'erano agenti della CIA con blocchi per appunti, con cronometri, con telecamere nascoste, e l'uomo che gestiva l'operazione si chiamava George Hunter White. Era un agente del Federal Bureau of Narcotics. Secondo alcune fonti beveva martini mentre osservava le vittime dall'altro lato del vetro. Tutto questo si chiamava Operazione Midnight Climax e durò quasi un decennio. Nessuna delle vittime seppe mai cosa le fosse successo. Ci furono processi, ma non ci furono scuse. L'appartamento esiste ancora, ha finestre sul pavimento del soffitto che guardano la baia, ma per quasi 10 anni dall'altro lato di quel vetro c'erano occhi che guardavano.
Tuttavia, il caso che trasforma MKUltra da abuso in qualcosa di ancora più oscuro ha un nome e un cognome: Frank Rudolph Olson, biologo, padre di 3 figli, specialista in guerra batteriologica a Fort Detrick nel Maryland, 43 anni. Questa è una foto del 1975 nella quale il presidente Gerald Ford si scusa con la famiglia di Frank Olson. Deep Creek Lake, Maryland, 19 novembre 1953. Un ritiro aziendale, scienziati e funzionari CIA riuniti in un cottage sul lago. Sidney Gottlieb tirò fuori una bottiglia di Cointreau. Aspettò 20 minuti, poi annunciò che aveva appena somministrato LSD a tutti i presenti, senza avvertirli. La maggior parte dei presenti attraversò l'esperienza con qualche comprensibile disagio. Olson precipitò, non fisicamente, non ancora, ma psicologicamente, e nei giorni successivi divenne silenzioso, divenne cupo, divenne distante, parlava di dimettersi, parlava addirittura di voler rivelare ciò che sapeva. La versione ufficiale diceva che si era trattato di una crisi nervosa da LSD. I suoi figli Eric e Nils Olson invece raccontano una storia diversa. Sostengono che il loro padre nei mesi precedenti aveva assistito a interrogatori condotti con strumenti biologici che lui stesso aveva contribuito a sviluppare e aveva visto cosa veniva fatto ai prigionieri. Aveva deciso di parlare con un giornalista e questa era una minaccia. Non la sua salute mentale. La CIA allora affidò Olson a un medico, Harold Abramson, un immunologo però, non uno psichiatra, un collaboratore diretto di MKUltra. Ma perché lui? Perché era nella cerchia, perché poteva controllare la situazione. Il 24 novembre Olson fu portato a New York nell'hotel Statler di Manhattan, al 13° piano, nella stanza 1018A. Con lui Robert Lashbrook, un agente della CIA. Alle 2:30 del mattino del 28 novembre del 1953, la notte del ringraziamento, Frank Olson precipitò dalla finestra. 13 piani, 61 metri. Ovviamente la versione ufficiale fu immediata e fu quella di un suicidio a causa di un esaurimento nervoso, e la famiglia credette a questa versione per 22 anni. Non sapevano dell'LSD, non sapevano di MKUltra, non sapevano della CIA. Poi nel 1994, ovvero 41 anni dopo, il figlio Eric ottenne di esaminare il corpo del padre. James Stars, professore di scienze forensi alla George Washington University, formò un team multidisciplinare. Quello che trovarono non era, nella versione del 1953, un ematoma subgaleale di dimensioni considerevoli sul lato sinistro della testa, sopra l'occhio sinistro. La pelle era intatta, non c'era nessuna frattura esterna, ma sotto un'emorragia massiva, una lesione da trauma contusivo non compatibile con la dinamica di una caduta dalla finestra. Quella ferita era stata inflitta prima della caduta. E Stars fu categorico: le prove erano inequivocabilmente suggestive di omicidio. Chi c'era nell'altra branda quella notte? Robert Lashbrook, agente CIA, il quale disse di aver sentito un rumore e di aver trovato Olson sul marciapiede. Vorrei che tu rispondessi nei commenti se fossi stato uno degli scienziati presenti al lago quella sera e avessi saputo quello che sapeva Frank Olson, cosa avresti fatto? Washington DC, gennaio 1973, il Watergate bruciava, Nixon sapeva di essere finito. Richard Helms, direttore della CIA, convocò Sidney Gottlieb. Non c'è documentazione scritta di quell'incontro, non c'è mai stata, e la decisione fu semplice nella sua brutalità. I file di MKUltra dovevano essere distrutti, tutti, senza eccezioni. Il responsabile dell'archivio inizialmente si oppose, ma Gottlieb insistette e l'ordine prevalse. 7 scatole di documenti, anni di ricerca, i nomi dei soggetti sperimentali, i dettagli degli esperimenti, i nomi dell'università, degli ospedali, dei bordelli, tutto sistematicamente ridotto in striscioline di carta. Venne tutto distrutto.
Sembrava la fine della storia, ma qui entra in scena l'errore. Non tutti i documenti erano archiviati sotto il nome MK Ultra, infatti una parte era stata catalogata genericamente nella sezione budget e finanza della CIA. Quindi denominazioni amministrative, codici burocratici, e quando Gottlieb aveva dato l'ordine, queste scatole non erano state cercate, non erano state ovviamente trovate ed erano rimaste lì in silenzio per 4 anni. Nel 1977 un'istanza FOIA innescò una ricerca sistematica negli archivi e lì, in un deposito normalmente non consultato, trovarono le scatole. L'ammiraglio Stansfield Turner, il nuovo direttore della CIA nominato da Jimmy Carter, rivelò personalmente l'esistenza di questi documenti davanti al Congresso americano il 3 agosto del 1977. Per la prima volta nella storia il direttore dell'agenzia di intelligence più potente al mondo aveva ammesso pubblicamente che la CIA aveva condotto esperimenti illegali sui cittadini ignari per oltre 20 anni e che aveva cercato di distruggere ogni traccia. Il senatore Edward Kennedy presiedeva le sessioni con visibile indignazione e Gottlieb, convocato nel 1975 dalla commissione Church, dichiarò di ricordare molto poco. Morì nel 1999 novantenne, non fu mai processato, mentre Richard Helms fu condannato nel 1977 ma per fatti legati al Cile e non a MK Ultra, con una pena di $2000, 2 anni sospesi, e morì nel 2002 nella sua villa di Washington. La CIA ha ammesso MK Ultra. Esistono udienze, esistono documenti FOIA, esistono perfino le parole del Senato indignate del 1977. Le 20.000 pagine sono sopravvissute e consultabili ancora oggi e contengono i meccanismi, i nomi delle fondazioni di copertura, le cifre esatte, le date, ma purtroppo i nomi delle persone che quel programma aveva usato come strumenti, quelli non ci sono. I meccanismi del programma sopravvissero, le persone che quel programma aveva distrutto, quelle vennero cancellate per prime. E questo il lascito dell'ordine di Helms, non la distruzione totale della verità, la distruzione selettiva della sua parte più umana. Molte vittime non sapranno mai di esserlo state. 77 anni dopo l'inizio di quegli esperimenti, un tribunale ha autorizzato un'azione collettiva contro la McGill University, il Royal Victoria Hospital, il governo canadese e quello americano a favore di chi subì gli esperimenti all'Allan Memorial Hospital. 77 anni dopo l'inizio di quegli esperimenti. E su Frank Olson il punto non è scegliere una fede. In Italia lo sappiamo, l'irrisolto è un difetto della storia e spesso una convenienza. Quando un archivio brucia, non brucia solo la carta, brucia la possibilità stessa di chiedere giustizia. Nel 1955 la divisione dei servizi tecnici ha dato il via a un programma di sperimentazione di sostanze su cittadini americani inconsapevoli. Il presente rapporto esamina le ragioni e i rischi di questa attività e raccomanda l'interruzione di tali esperimenti negli Stati Uniti.